Buongiorno amici del canale. Ci sei? C'era Franco che rideva. Beh, oggi è un inizio molto serio. Oggi siamo all'esterno in una casetta che forse avete già visto venendo a Castellamonte. Questa è una casetta antica che è stata costruita per proteggere un antico peso su cui pesavano la terra di Castellamonte. E ho deciso di appenderci dentro una scultura di un artista molto bravo di Castellamonte e che me la porterà fra un po', fra qualche giorno. Dopo la mostra mi sono un po' intrippata di questa scultura bravissima, questo bravo artista, e me la porta fra qualche giorno, viene lui ad appenderla. Allora ho detto, ma mica possiamo tenere delle pareti così, no? E quindi ho detto, cogliamo l'occasione per far vedere in questo tutorial come si può dipingere direttamente su muri che hanno avuto solamente una finitura col cemento, direttamente con Magic Paint. Partiamo? Partiamo. Ma riusciamo a uscire da qua? Sì, ci proviamo. Riusciamo. Partiamo! Abbiamo già piazzato la nostra super livella laser e abbiamo già deciso l'altezza. L'altezza seguirà le due finestrelle che ci sono ai lati, in modo da creare questa divisione sul muro che sarà una finta boiserie. Quindi il muro avrà due tonalità differenti, sopra leggermente più chiara, sotto leggermente più scura. Andremo poi a miscelare i colori per fare un effetto più vissuto, ma ci sarà anche una, diciamo, sorpresa finale che andrà a rispecchiare l'opera che poi andremo ad appendere. Emma ha già in mano il legno, il bastone, la matita, ci mettiamo qua al lato. Seguiamo ovviamente la livella che sarà leggermente messa sotto e tiriamo una riga. Io questa livella laser la sto usando tantissimo, addirittura per mettere i pomelli dritti sui mobili, non avete idea. È veramente un validissimo alleato. Togliamo e sotto la riga abbiamo già la nostra riga della matita. Bella, comoda, veloce, senza fare i danni e andando dritti. Aspetta. Perfetto. Aspetta, vai. Fine. Prendiamo il colore e partiamo. Ho miscelato in questo piattino un po' di Metallic Cream e un po' di Metallic Touch per andare a ricreare la texture che ha già la parete. Non voglio scostarmi troppo dalla texture già preesistente. Come vedete ne avevo ancora due dita e le ho messe qua. Ora giro, ottengo una bellissima texture molto cremosa ma anche leggermente materica e grumosa. E con la spatola vado a portare questo bellissimo stencil sui lati del muro. Abbiamo misurato perfettamente la metà tra la riga fatta prima con la nostra livella e il muro sopra. La metà è esattamente questa e abbiamo già messo il nostro stencil, quello che andremo a posporre in parte sotto e in parte sopra girandolo all'insù perché si può specchiare. Prendo la mia spatola, la mia pozione creata con Metallic Cream e Metallic Touch e vado a creare lo stencil. Mi raccomando, molto fermi e cercate di non sbavare, è meglio non andare avanti e indietro e continuare nello stesso verso. Se iniziate dall'alto verso il basso, continuate così. Inoltre, se fa un po' più caldo è meglio perché almeno si stabilizza e si secca molto bene sulla superficie. Andremo poi a lavorare la superficie con lavaggi e tonalità di colore, quindi non è proprio fondamentale la super precisione. Però diciamo che se si parte da una superficie bella, pulita, è più facile. Vediamo se è venuto preciso, anche se non è così scontato, visto il muro molto molto materico. E voilà! Facciamolo asciugare prima di iniziare con la colorazione. Provvedo con gli altri. Useremo sia nella parte sottostante che nella parte superiore Kessler per andare a creare una superficie non perfettamente omogenea ma già un po' lavorata. Andremo poi ovviamente a fare delle slavature, delle anticature, non tutte oggi, no.
però pian pianino lavoriamo su livelli di colore. Per fare questo abbiamo preso 2 vaschettone e il pennello Kessler. Accertatevi sempre che la situazione che voi scegliete per miscelare i 2 colori sia perfetta per il pennello. Ora, Castellamonte e corteccia. Da una parte in una vaschetta metteremo Castellamonte in purezza, nell'altra vaschetta metteremo Castellamonte scurito con un pochino di corteccia. Ho girato per bene, tolgo gli eccessi e divido nelle vaschette. Prendi il pennello, grazie. 1, 2, 3. Grazie. 1. Un po' di qua. 2. Aggiungo un po' di corteccia e ovviamente ho preso il barattolo piccolo perché me ne serve molto poco. Vado solo a scurire il colore principale. Proviamo così. Giro. La tonalità, come vedete, non è molto differente, è leggermente scurita e questo ci aiuterà ad avere una superficie bella, particolare e variegata. Proviamo, Emma? Sì. Quindi, pennello Kessler, puccio per bene, scolo, accesso, tengo qua e vado nella parte sottostante della parete. In alcuni punti sarà più scura, in altri più chiara, ed è quello che voglio. Proseguo. Con una mano devo fare tutta la parete, quindi mi raccomando, buona la prima. Se volete essere molto precisi, iniziate con il pennello architetto. Lo caricate per bene di uno dei 2 colori e andate a fare un po' la riga. Serve proprio per dividere. Chiaramente poi andremo con il secondo colore e andremo a fare la parte superiore e chiaramente questa sarà una divisione iniziale perché poi tanto andremo a rendere la superficie molto lavorata. Allora cerco di riempire per bene e vado a creare la divisione. Carico bene il mio pennello, scolo bene l'eccesso e continuo. Dovete pensare al fatto che questa pittura è eccezionale dentro casa, ma lo è ancora di più fuori casa, perché non teme il freddo, non teme il caldo, è lavabile, è idrorepellente, ma soprattutto non sbiadisce, perché la pigmentazione che ha la Magic Wall è talmente elevata che non permette ai raggi solari di sbiadire il colore e di renderlo, diciamo, scolorito dopo qualche anno. Assolutamente non succede. Quindi mi raccomando, utilizzatela bene in casa, ma ancora con più piacere fuori casa. Ed eccoci qua, è passata una notte ed è tutto bello asciutto. Il nostro stencil materico ai lati è asciuttissimo e la parte sottostante anche. È arrivato il momento di continuare con la parte superiore. Certo, sarebbe stato più intelligente e più facile e veloce fare prima il colore nella parte superiore e poi quello sottostante, ma per questioni di tempistica, dovendo far asciugare lo stencil, ho dovuto per forza andare avanti con la parte sottostante. Ora cosa faremo? Un mix. Uso la vaschetta di ieri dove c'era del Castellamonte. Emma, mi aiuti? Sì. Dove mettiamo di qua una percentuale più elevata di Rocher. Vai. Dove però all'interno metto un goccino di Castellamonte per renderlo più miscelato alla parte sottostante del muro. Mentre di qua farò esattamente il contrario. Più Castellamonte, che poi andrò a ripulire bene nel barattolo ovviamente senza sprecare neanche un grammo, e un goccino di Rocher per schiarirlo e ovviamente fare un bel distacco per quanto riguarda la base del muro. Noi, come ieri, utilizzeremo anche il pennello Kessler, ma per far prima, visto che i muri sono piuttosto grandi, daremo anche una passata con il pennello classico Merlino. Come? Alternandoci. Invece il pennello Kessler lo useremo poi sulla parte finale
per dare dei tocchi di colore superficiali. Questo succede oggi perché abbiamo dei muri che sono molto molto ruvidi. Ma è questo il bello di Magic Wall. Infatti la vernice, che è resinosa, idrorepellente, resistente ai raggi UV, che cosa fa? Va a far attaccare alla perfezione il cemento nei suoi componenti, lo rende stabile, non succederà più che sfrigola, che si scioglie, che si frantuma, ma sarà perfetto per tantissimi anni. Infatti, se voi guardate già qua, non sfrigola, non cadono pezzi, non si staccano. Questo perché la percentuale di Magic Wall, di resina, di aggrappante che ha all'interno va completamente a sigillare anche la superficie. Quindi se avete il dubbio, se qualche esperto del settore vi dice sempre meglio mettere un fondo, un primer, non ascoltatelo. Il primer Magic Wall ce l'ha già all'interno, ma un primer differente che consente alle pareti di respirare. E ricordate che se è idrorepellente e traspirante può coesistere, perché il peso dell'aria non è il peso dell'umidità dell'acqua. Quindi mi raccomando, usate sempre la testa, non ascoltate chi lo fa di lavoro da 50 anni e vi dice di farlo solo perché si è sempre fatto così. Esistono prodotti nuovi che vanno usati in modo differente. Qua il primer di un altro brand non mettetecelo perché non vi fa respirare le pareti e rischiate che accumulino umidità, non traspirino, tanto non cambia nulla. Magic Wall aggrappa alla perfezione e rende il muro perfetto, anche se la superficie come me oggi base in cemento. Quindi fidatevi. Continuiamo. Io Emma vado leggermente avanti così e tu mi passi quando è ancora bagnato con il secondo colore. Vai. Facciamo vedere il leggero distacco. È molto leggero, ma lo vogliamo così proprio perché poi noi andremo a creare un lavaggio anticante di colore su tutta la superficie e verranno messi in rilievo in certi punti la pennellata leggermente più scura, leggermente più chiara, che si va a tonalizzare con la base. Vi facciamo vedere adesso come diventa lo stencil. Guardate sullo stencil, anche se c'è qualche piccola imprecisione, a noi non interessa perché è uno stencil tono su muro. Verrà poi messo in rilievo il disegno del transfer che sarà tridimensionale su tutta la parete. Ma guardate che spettacolo. Ma vai avanti tu con il colore più chiaro? In questo modo, una volta che ho creato bene il colore di base, con il pennello Kessler vado a creare questa sfumatura. È arrivato il momento di anticare. Non possiamo certo ospitare un'opera così particolare di un artista che ha lavorato con i toni del blu per creare una scultura con le balene in una casa, che è bellissima ma è una casa. Quindi noi andremo a lavorare su diverse tonalità. Qui davanti a me ho il London Fumé, che mi aiuterà sicuramente ad avere una anticatura più profonda e industriale. E poi ho anche Sunset Blue, Brocante ed Elisir, 3 toni che miscelati creeranno l'acqua del mare. Mi sono tenuta anche qua vicino il colore più chiaro che ho usato questa mattina, quindi un mix tra Rocher e Castellamonte leggermente diluito per dare un po' più di tono. Di cosa ho bisogno anche? Acqua. Spruzzino, non deve vaporizzare, deve spruzzare, deve esserci acqua. Spugna molli, un panno in microfibra abbastanza strizzato e un pennello per fare questo effetto. Vado su, cercherò di spiegare, ma il miglior metodo per imparare oggi è guardare. Questo è il motivo per cui qua abbiamo messo una telecamera che riprenderà tutto il mio processo di registrazione e che sarà poi velocizzato. In questo modo non perdete nulla, ma vi renderete conto anche di che cosa si deve fare manualmente per creare uno sfondo di questo tipo. Partiamo, Emma, mi aiuti? Sì, partiamo. Sto partendo dall'alto perché ho bisogno di avere un contrasto dove il soffitto è più scuro e va a slavare verso la base della stanzetta. Ho questo spruzzino che vaporizza parecchia acqua, un pennello Merlino e ora inizio. Prima di partire con questa slavatura sulle pareti dovete ricordarvi di una cosa. Da fare su pareti è molto facile perché la wall è idrorepellente. Ovviamente attaccherà,
perché una volta che si asciuga farà grip, però nel frattempo sarà più facile fare questa tecnica perché scivola, tende a fluidificarsi verso il fondo, diventare più morbida e quindi sarà più facile da fare rispetto a un mobile che ha la paint. Seconda cosa, dovete ricordarvi che se lo fate quando fa troppo caldo è meglio inumidire tutta la parete prima. Ovviamente la parete ha avuto la pittura pura, è già asciutta e non si stacca nulla, ok? Ora parto inumidendo tutta la parete. Ovviamente nei punti che andrò adesso a lavorare. È importante fare anche gli angoli. Bagno un po' di più nel punto in cui inizio a mettere il colore puro, poi lo lavoro piano piano. Ho la fortuna di avere anche una mezza mensolina sul tetto e quindi partiamo. London Fumé. Non vi preoccupate se vedete, diciamo, il tono modificato e dovete fare attenzione a una cosa. Io uso su tutta la parete un solo pennello, quindi è molto importante capire questa cosa, che con un solo pennello si fa praticamente tutta la parete, anche con altri colori. Prima di iniziare a slavare la parete mi sposto e faccio l'angolo di là. Anche da questo lato ovviamente inumidisco prima la parete, continuo con il London Fumé, abbondo un po' nell'angolo perché l'angolo ovviamente è il punto in cui si annida il tutto. E voilà. Ora delicatamente inizio a far cadere il mio tono di colore scuro e ovviamente è importante in questo momento che ci sia un vaporizzatore che non solo vaporizza acqua ma proprio crea una forte colatura, altrimenti se è solo vaporizzata succederà che si va a seccare sulla parete e voi avrete una macchia che poi non si toglie più. È importante che vada giù perché deve iniziare a tingermi in modo molto forte tutta la parete. Ovviamente per far continuare le strisce di colore a correre lungo il muro dovete continuare a mettere acqua anche nella parte sottostante, loro pian pianino arriveranno. Oggi è una giornata qui non troppo calda e quindi perfetta per questo tipo di tecnica. Mi raccomando, non me lo fate a luglio a Catania perché altrimenti fate un po' di fatica. Una cosa a cui dovete subito pensare è come alleggerire alcuni punti in cui il colore è un po' troppo vivo, che è per esempio questo, dove ce n'è molto. Spugna, tolgo leggermente, faccio venire fuori leggermente il colore di base e continuo. Ricordate che io qua voglio in alcuni punti sì avere la colatura, ma non voglio avere questa striscia che mi corre lungo il muro. Ovviamente poi andrò sotto ancora a lavorare con altre spugne, ma tanto Emma che è sotto con me adesso arriva e mi aiuta ad ammorbidire tutto ciò che cola. È molto facile per noi lavorare su due tempi, quindi io spruzzo e lei ovviamente alleggerisce. Una cosa importante è, Emma, la spugna per favore è bella presa in mano piena, sì. E devi schiacciare, perché altrimenti se me lo picchietti così rimane e non togli. Tu devi invece togliere per evitare che ci sia la gocciolatura. Quello che io voglio che voi capiate è che questa tecnica è bella, ma solo se viene fuori omogenea. Se ci sono delle striature, non è più omogenea, non è più elegante, perché poi sarà un'acquarellatura. Questo è uno dei motivi per cui noi ieri abbiamo iniziato a fare il muro e oggi finiamo, perché in questa stagione farlo tutto in un giorno è pressappoco impossibile. Ora, io vado avanti a farla perché misceleremo altri colori, metteremo il brocante, metteremo il sunset blu, altro grigio e poi quando sarà tutto quanto asciutto metteremo anche un color chiaro. Però voi state qui e guardate tutto. Allora, la difficoltà di questo lavoro è
partire dall'alto e collegare il basso. Ora, se voi notate, a un certo punto noi ci siamo messi a raccogliere il liquido che c'era da sotto, che è il perfetto mix di tutti e tre i colori che abbiamo utilizzato, abbiamo spalmati andando in profondità con la spugna nel muro ruvidoso e abbiamo poi dopo leggermente vaporizzato per bloccare. Adesso, se voi fate caso, la striscia che parte dall'alto va delicatamente a collegarsi a questo punto, dove il brocante e il non fumé si vanno a unire per andare verso la fine. Noi volevamo appunto ricreare questa sfumatura marina nel muro perfetto, no? Tagliato a metà di color Castellamonte, perché è quello che io volevo, però vogliamo anche che sia una, diciamo, sfumatura che viene poi movimentata su tutte le altre 4 pareti. In alcuni punti andremo poi ad aumentare la parte grigia, la parte sporca, e in alcuni punti poi daremo la luce, ma solo quando sarà asciutta. Quindi ora diamoci da fare e continuiamo. Abbiamo slavato tutto, 2 orette di lavoro dopo una pasta ai funghi non è proprio banale, quindi sarà ancora buona. Ora, prima di andare a dare la luce, che lo faremo domani perché ho bisogno di far asciugare bene le pareti tutta la notte, vado a fare una leggera riga per andare a dividere i 2 colori. La faccio oggi ovviamente perché domani, quando andrò a dare la luce, voglio che la luce vada a slavare anche la mia riga, ok? Pennello del set di pennellini a punta piatta, il più grosso, un fondino di London Fumé che ho già usato per anticare le pareti, e vado direttamente a sfregare sulla riga. Non deve essere una cosa perfetta, deve essere una cosa molto istintiva, quindi nessun righello. Io vado col pennellino e vado a ripassare la riga già preesistente. Come vedete è una cosa molto naturale, perché ovviamente essendoci già nella parete il colore London Fumé sarà semplicemente un piccolo ripasso. Domani ovviamente, quando andremo poi a dare la tonalità bianca, andremo anche a mascherarla ancora. Voilà, continuo sugli altri lati. Siamo arrivati alla fine di questo muro pazzesco. Oggi con i raggi solari si vede tutto un altro lavoro rispetto a ieri. Quando i colori si vanno a incastrare perché seccano dentro il muro ruvido, viene fuori un lavoro pazzesco. Ora è tutto un po' torbido per voi, non capirete molto bene perché ho fatto questo tipo di decorazione sul muro, ma quando ci sarà la nostra installazione appesa capirete. Deve esserci un connubio tra la ceramica e il colore del mare, e qui il fatto di aver messo Castellamonte alla base, anche un po' scurito, e averlo poi lavorato con i toni che per me hanno il mare, ci sarà un perfetto connubio. Acqua. Rocher in purezza per dare l'ultimo tocco. L'ultimo tocco è la luce. Non si può avere la profondità di tutti i colori usati se non mettiamo anche un po' di luce. Devo cercare di non far troppo casino perché ieri sera abbiamo pulito bene qua dentro ed è tutto perfetto. Quindi prendo il Rocher Wall che ho messo in questa scodella, metto un po' di acqua, abbastanza, praticamente il 50% di acqua e il 50% di colore, una bella spugna, pennello, salgo e inizio a lavorare la superficie. Occhio che qua, se non andate ad aspettare che secchi in profondità, continuate ad allagare, togliete. Quindi il bianco alla fine va messo in modo molto delicato. Miscelo bene bene il colore, Rocher con molta acqua, salgo ed inizio a mettere il bianco, ovvero il chiaro, dove voglio, ok? Mi raccomando, poco per volta perché è l'ultimo strato e ovviamente non vogliamo andare a coprire tutti quelli precedenti, piuttosto a esaltarli. Funziona esattamente come prima, spugna alla mano, spruzzino come ieri alla mano, si fa colare leggermente. Bisogna aspettare che faccia il suo lavoro, vedete che sta colando piano piano? Iniziamo a farlo scendere. Qui in questo punto vado a enfatizzare perché voglio che vada proprio dentro il decoro, dentro il fregio creato dallo stencil. Aiuto delicatamente a colare dove voglio. Ricordate, come in un buon quadro, anche in questo tipo di patina, se non c'è il chiaro, se non c'è la luce, non vengono mai messi in rilievo gli altri colori. Adesso voi vedrete che piano piano continua a colare, continua a fare il suo lavoro. Emma, da sotto al fondo me lo vai a alleggerire leggermente per favore. Io vado ancora ad aiutarlo, ma già mi piace molto. Cerco di bloccare in alcuni punti come qui perché non voglio che sia esasperato, voglio che sia più delicato. Ecco qui. In questo punto volevo una striscia di chiaro che cadesse e si incastrasse
negli anfratti dello stencil. Mi piace. Vedremo però il risultato finale solo quando è asciutto, perché adesso continua a colare e voglio vedere cosa resta quando si incastra nella parete ruvida. Creerò in tutto il peso, perché questo è un peso, delle anticature fatte con la parte chiara, quindi continuo con Rocher e poi la faccio asciugare per bene. Nel pomeriggio arriva l'artista, ci viene ad installare la sopra e ve la faccio vedere finita. Anche questo restyling è finito. Ovviamente si parla di qualcosa di molto sopra le righe, non è che tutti abbiamo un peso da dipingere, anzi questo qua è un pezzo di storia che con molta cura cerco di preservare. Quando Gianmatteo Lo Popolo è venuto a installare questa scultura ha detto è veramente perfetto, sembra veramente che abbia trovato la sua casa, perché c'è il Castellamonte, che è il colore della ceramica di Castellamonte, ma c'è anche questo tocco marino che aiuta tantissimo la mia opera a risaltare, infatti è stato fatto su misura. Quello che io volevo è rendere onore a un qualcosa che mi piace tantissimo, però dare anche un perché a questo posto. In realtà una volta era appunto il peso in cui i camion passavano, si mettevano su questa piattaforma di ferro che c'è qua fuori, pesavano la terra prima di entrare nella fabbrica. E adesso purtroppo non è più utilizzato, ma funzionante. Il peso è ancora qua dentro, anche fuori funziona, se ci salti si muove e quindi per me è veramente un orgoglio poter salvare un pezzo del genere di storia. Però ovviamente l'ho fatto insegnando qualche cosa che per me è molto utile, quindi come rendere perfetta una parete anche con tecniche differenti, non solo prendo il colore e dipingo, ma creo delle sfumature, creo dei punti luce, creo delle anticature che possono poi appunto rappresentare quello che andrà in quella stanza. Potete farlo in un bagno per renderlo più particolare e fare queste sfumature per legarle a una carta da parati. Potete fare queste sfumature su una parete per legarle alle piastrelle, per far sì che la parete che avete dietro il divano spicchi ma si leghi alla cucina che avete di fronte. Sono delle sfumature che secondo me aiutano tantissimo a contemporaneizzare il restyling, ma anche a rendere unito e omogeneo tutto l'ambiente. Lo so, a volte io faccio vedere qualcosa di estremamente sopra le righe, però se facessimo sempre tutti quanti le stesse cose ci annoieremmo. Che ne dite? Io ho volutamente messo qui uno specchio molto molto vecchio, anche molto rovinato, ma mi piace l'idea che questo specchio rifletta la scultura. Se avete anche voi voglia di riflettere un qualcosa di particolare, ricordatevi sempre, metteteci uno specchio, che ne so, avete una carta da parati, volete allargare l'ambiente in un corridoio, mettete sempre o uno specchio alla fine o uno specchio che rifletta la carta da parati, sembrerà assolutamente più grande e riporterete la carta da parati anche sull'altra parete. Mi piace molto proprio così, vecchio, usurato e senza neanche un goccio di magic, perché lui è l'antico che torna a essere bello anche ai nostri giorni. Io ogni tanto mi siedo qui, sento questo tintinnio e mi rilasso. Ora vi saluto, mi raccomando Magic Paint la trovate solo sul sito easyrom.com o dai venditori autorizzati sul sito magicpaint.it, suddivisi per regione. Non andate a cercarlo nelle catene, nelle multinazionali, perché Magic Paint non c'è e ovviamente non c'è neanche su Amazon. Ciao! Canto della balena.